Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi cercherò di affrontare un argomento che sembra quasi banale, no? Soprattutto per chi mi segue già da un po' su questo canale. Però il problema è che molto spesso mi trovo di fronte a persone che ancora mi fanno le stesse domande e mi chiedono di spiegare le stesse cose, quindi vuol dire che probabilmente non è molto chiaro. E l'argomento di cui cercherò di chiarire una volta per tutte cosa è e qual è l'importanza sono i 7 giochi. Qualcuno si mette a ridere quando si sente, quando si dice 7 giochi, perché si pensa nel normale uso comune fra noi esseri umani, quando si parla di giochi si intende qualcosa che implica il divertimento, cioè qualcosa di non serio, ecco, non il divertimento, qualcosa di non serio. Ma nell'ambito dei cavalli i 7 giochi invece sono giochi di dominanza, ok? Se non vi piace chiamarli 7 giochi, chiamateli i 7 esercizi, però è uguale. Ma quello che mi sono accorto negli anni, soprattutto quando mi ritrovo a tu per tu nelle persone America, sei stata ferma fino a ora, o mettiti un attimo lì, è estroversa e lei deve sempre fare qualcosa. Negli anni mi sono trovato di fronte tantissime persone ai corsi base, no? Cioè le persone che si approcciano molto spesso per curiosità e a volte anche perché hanno dei problemi o semplicemente perché vogliono approfondire un po', no? Il discorso, vederci più chiaro in quello che è il cavallo. Ecco, la cosa diciamo che mi ha colpito è che molte persone pensano che il cavallo usi suoni per comunicare, ok? E purtroppo questa cosa qua la pensano anche persone che sono di alto livello, quindi non sto parlando semplicemente diciamo o dell'autodidatta o di colui che ha comprato il cavallo ieri e così perché se l'è ritrovato, aveva voglia e l'ha comprato. Sto parlando anche di persone che fanno gare, persone che sono anche diciamo a dei buoni livelli anche come fama, hanno lo stesso problema tutti, sono convinti che il cavallo funzioni un po' come si funziona noi, no? Attraverso suoni e lui riesca a capire quello che noi vogliamo dirgli, no? E infatti ci ritroviamo sempre poi dopo con le persone che usano sempre gli stessi suoni, no? Tipo e facciamo continuamente a quella maniera, no? Spostati là, spostati qua, cioè neanche usiamo lo sforzo di usare suoni diversi, spesso e volentieri usiamo lo stesso suono, senza parlare poi dopo chi usa il click training, come con i cani, qualcuno lo fa anche con i cavalli, e si mette a fare click click, click click, click click, click click, dice ma è meglio. No, non è assolutamente meglio, primo perché ho una mano impegnata in questo aggeggio che fa click click click, e seconda cosa perché il click è sempre lo stesso, mentre meglio fra tutti usare la voce perché almeno riesco a modularla e almeno nella voce riesco a trasmettere molto ma molto di più rispetto al freddo click click, ok? Detto questo, e chiariamolo una volta per tutte, i cavalli non funzionano con i suoni, ecco perché noi nel programma Parelli, non so gli altri che insegnano equitazione naturale, ma noi che insegniamo il programma Parelli, che il programma Parelli non è altro che un programma che insegna l'equitazione naturale, cioè l'equitazione naturale è qualcosa di grande all'interno della quale ci trovate varie scuole che la insegnano, una di queste è Parelli, ok? Noi che insegniamo il programma Parelli insegniamo prima di tutto a non usare i suoni per comunicare con il cavallo, in prima battuta, poi vediamo quando è che li usiamo. Prima di tutto noi insegniamo a mettersi nei panni del cavallo e cominciare a vedere le cose attraverso gli occhi del cavallo, e quindi non più attraverso i nostri stereotipi, i nostri modi di vedere le cose. Una volta poi che
abbiamo chiarito questo aspetto, cominciamo a introdurre le persone nei giochi che costituiscono i mattoncini, le frasi, le parole del modo di comunicare che hanno i cavalli fra di loro. Ma chiediamo anche di smettere di usare i suoni, e molte volte mi capita, anche di recente mi è capitato, in cui persone mi chiedono semplicemente mi chiedono come mai devono smettere di usare suoni, no? Un po' perché gli resta difficile, un po' perché giustamente vogliono capire. La risposta è semplice: perché se voi usate i suoni non vi concentrate, non vi prendete cura del vostro linguaggio del corpo, ok? Quindi il non usare il suono non è qualcosa di assoluto, cioè da qui in poi, siccome avete iniziato a studiare il programma Parelli, non dovete usare più i suoni, no, ma diciamo secondo il programma si dovrebbe ricominciare a usare i suoni intorno al livello 3. Perché? Se non sai come è organizzato il programma Parelli, vatti a cercare un po' tra i miei video, c'è spiegato in maniera proprio particolareggiata di come è strutturato nei livelli, eccetera eccetera, che non è solo da terra, ma ci sono anche altre 2 aree che sono da sella. Ecco, diciamo, aperta e chiusa questa parentesi, il linguaggio comune del cavallo è quello del corpo, quindi noi dobbiamo imparare a usare il nostro linguaggio del corpo in una maniera che sia il più possibile comprensibile al cavallo, no? È chiaro che è uno sforzo per noi, molto importante, primo perché spesso e volentieri non ci è stato insegnato a concentrarci su cosa stiamo facendo in quel momento lì con il nostro corpo, no? Pensate, noi italiani siamo famosi nel mondo perché gesticoliamo tanto quando si parla, e molte volte non ce ne rendiamo conto, no? dei movimenti che facciamo con il nostro corpo. Ma per esempio negli Stati Uniti già un pochino meglio, in Inghilterra meno, ma comunque anche nelle zone, in alcuni stati degli Stati Uniti sono meno propensi a usare i gesti quando parlano, in altre zone l'adoperano più o meno come noi, dipende un po'. Però ecco, diciamo, tendenzialmente, ad esempio, il mondo anglosassone l'adoperano meno il gesticolare quando parlano. Quindi capite bene che ognuno di noi può avere più o meno difficoltà a usare il linguaggio del corpo, e soprattutto più o meno difficoltà a capire cosa sta facendo in quel momento, quando usa il linguaggio verbale. Quindi è per questo che noi chiediamo agli studenti, quando iniziano a studiare il programma Parelli, di non usare i suoni, ma di concentrarsi sul linguaggio del corpo. Ben inteso, quando dico noi non è che mi do del plurale maestatis, dico noi istruttori Parelli, quelli che come me sono stati certificati nel mondo, siamo un paio di centinaia, e che insegnano il programma Parelli, quello che viene chiamato Pure Parelli, cioè Parelli puro, ok? Quindi, detto questo, com'è che facciamo a imparare a comunicare con il cavallo senza usare il linguaggio del corpo? Usando questi benedetti 7 giochi di cui si parlava all'inizio. Quindi cerchiamo di sfatare una volta del tutto che sono esercizi, ok? Ma noi gli abbiamo dato il nome di giochi perché vogliamo far passare un po' il messaggio che non dobbiamo divertirci solamente noi, ma si deve divertire anche il cavallo quando lo muoviamo, no? Invece ci sono molte persone che sono vincolate all'idea del lavoro, il cavallo deve lavorare, ma nella testa del cavallo non c'è mica la parola lavoro, non ha un senso logico per loro lavorare, ok? Loro stanno facendo dei movimenti che noi gli chiediamo e che a volte glieli chiediamo in una maniera che è più comprensibile, a volte gli chiediamo in una maniera che è assolutamente incomprensibile, e da questo possono scaturire poi tutta una serie di risposte che ci dà il cavallo, e qualcheduno l'aggredisce per cercare di obbligarli a fare determinate cose. Ecco, noi cerchiamo di lavorare su noi stessi per invece modificare la nostra richiesta e far sì che questa sia più chiara per il cavallo, in modo che lui possa dire: ah, ok, volevi quello, bene, allora lo faccio. È per questo che parliamo di giochi, dobbiamo essere trasparenti, chiari, e a questa maniera avere la collaborazione. Noi cerchiamo la collaborazione del cavallo in tutto quello che fa per noi, ok?
Questa è alla base dell'equitazione naturale. Se non capite questo, girate canale, perché purtroppo almeno su questo trovate sta roba qua. Noi vogliamo collaborazione, cooperazione, impulso, forza di volontà in quello che noi gli chiediamo, esuberanza, energia in quello che gli chiediamo, quindi esuberanza ma controllata, ok? Quella è la vera riunione del cavallo, quando abbiamo una riunione sì fisica ma anche mentale e emotiva, ok? Bene, andiamo avanti. Sti 7 giochi alla fine a cosa servono? Allora, i primi 3 sono quelli fondamentali che dovete veramente scrivervi a caratteri cubitali. Il primo, che è il gioco d'amici, serve per rendere il cavallo più coraggioso. Non cominciamo a sentire dire: ma io uso il gioco d'amici per fargli passare la paura dello stick, uso il gioco d'amici per fargli passare la paura della corda, uso il gioco d'amici per fargli passare la paura di Sergio che vuole montarci sopra a pelo con la sella. No, gioco d'amici serve, sì, e lo specifico, un pezzettino alla volta, serve per fargli passare la paura di questo o di quell'altro, ma in realtà lo scopo del gioco d'amici è renderlo più coraggioso di fronte alle novità, più armonioso nei confronti di tutto ciò che lo circonda, e compreso anche di noi, della nostra attrezzatura. Per favore, bravo, mettiti lì che sennò tu gli vai addosso, come ci fa a riprendere, Quindi quello serve il gioco d'amici, a quello serve. È chiaro, poi nell'applicarlo quotidianamente si tratta di fargli capire al cavallo che può risolvere da solo determinate circostanze, semplicemente applicando la tecnica dell'approccio e della ritirata. Ok, adesso non è che voglio stare a fare una lezione sul gioco d'amici, ce n'è di video sul mio canale, non so neanche quanti ne ho fatti, no? Ho fatto con l'ombrello, l'ho fatti in tutte le salse, andatele a recuperare, guardatevi. Però fondamentalmente il gioco d'amici serve per far diventare il cavallo più coraggioso e fargli conoscere la nostra attrezzatura e noi stessi in maniera tale che non la subisca, nel senso che non si impaurisca quando usiamo tutto quello che dobbiamo usare. Purtroppo quando li portiamo nel nostro mondo di roba ce n'è a volontà che non è naturale per loro, no? Pensate al carrello, il carrello per spostare un cavallo, cioè non c'è nulla di naturale in una grotta con le rote, come la chiama Parelli. Ok, questo è il gioco d'amici, il gioco numero 1. Il gioco numero 2 è il porcospino, ma non ve lo dico, si passa avanti. Il gioco numero 3, ci ritorno dopo al gioco del porcospino. Il gioco numero 3 è quello che comunemente i cavalli fanno in natura, no? Fanno fra di loro, cioè quando uno vuole spostare l'altro, cosa fa? Prima schiaccia gli orecchi, lo guarda male, muove la coda, poi esce dal suo spazio, va là e lo caccia via, o magari dà un morso, magari dà una pedata. Com'è che noi facciamo a simulare questa roba qua? Semplicemente usando il nostro corpo, la nostra attrezzatura, in questo caso io uso lo stick, e usando prima di tutto il nostro linguaggio del corpo e poi sfruttando un po' l'applicazione di una pressione ritmica ma senza contatto, ottengo che il cavallo si sposta toccando la sua bolla. Fate conto che lui qui c'ha una bolla, io tocco la sua bolla invece di toccare il suo naso e sposto il cavallo, ok? Questo è il gioco di guida, anche qui lo stesso, per vari esempi andatevela a cercare sul mio canale, ce n'è di video, e vogliate che ce n'è. Allora, torniamo un passo indietro, si è detto questo è il gioco numero 3, il gioco numero 2, porcospino, ma perché non ve l'ho detto prima? Perché il porcospino è quello più difficoltoso da far fare al cavallo, perché in realtà per lui non è naturale, cioè lui, madre natura, gli ha insegnato ad andare contro la pressione e non via dalla pressione. Quindi pressione con contatto sto parlando, mentre la pressione ritmica sì, lui per natura ha questa cosa che va via dalla pressione ritmica, ok? E è normale per lui questo, perché è quello che fanno in natura, mentre per la pressione con contatto la normalità è andarci contro, Quindi al momento che io appoggio lo stick sul petto, per esempio, e voglio mandare indietro il cavallo, è più facile che il cavallo mi venga contro che vada indietro, ok? Ora, chiaramente, lei è addestrata e va via dalla pressione, ma normalmente può capitare che ci sono dei cavalli che veramente spingano tanto, lo stesso davanti, lo stesso anche di fianco, quando io voglio spostare il posteriore, a volte proprio ci si appoggiano in maniera importante, gli fanno fare
allo stick gli fanno fare questo, ok? Quindi non sto parlando di 1,2 kg, ci mettono qualche decina di chili. Ma è normale quella roba là, è normale perché loro per natura nel DNA c'è scritto quando senti appoggiarti vai contro la pressione. Anche questo lo spiego in un altro video. Quindi anche qui sempre il solito discorso, devo insegnare al cavallo a cedere alle pressioni, perché sono quelle poi dopo che fondamentalmente quando stiamo in sella si fa quasi sempre gioco del porcospino, quindi glielo devo insegnare bene questa roba qua. Come faccio a insegnargliela bene? Chiedo aiuto al gioco di guida, cioè se io voglio spostare la sua spalla, no? Fate conto che io sono in sella e metto la mia gamba qua, o se il cavallo non gira posso arrivare anche a metterla qua con la punta in zona A, ok? Se io metto la mia mano qua e simulo la mia gamba e lei non si sposta, cosa faccio? Spingo, siccome non risponde posso aggiungere quello che stavo facendo prima fino a che lei non si sposta. Nel momento che si sposta tolgo la mano, Anche questo è una questione di pressione e rilascio. Metto pressione, si sposta, tolgo la pressione, lei capisce che ha fatto bene perché creo sollievo, creo rilascio. Quindi con il gioco di guida è importantissimo perché mi aiuta a sbloccare il gioco del porcospino. Oltre poi dopo a farci un'altra miriade di altre cose, pensate alla Liberty, quando sono lontano, come faccio a parlare con il mio cavallo da lontano? Mi devo mettere a fare la danza classica, sì, mi devo mettere a muovere, mi devo mettere a usare il mio linguaggio del corpo per farmi capire da lontano. Quindi in quel caso li uso il gioco di guida. Questi sono i primi 3 giochi, sono fondamentali. Se io non applico questi bene sul mio cavallo, è inutile che poi dopo voglia dire ma posso montarci sopra? Ma certo che puoi montarci sopra, ma poi dopo non brontola se non ti capisce. Perché se queste cose non gliele insegno prima da terra, è inutile che gliele chieda da sella. C'ho molta più difficoltà poi a avere un cavallo sereno e rilassato, perché se è sereno e rilassato capisce, se non è sereno e rilassato non memorizza, e quindi perché è fatto così il cavallo, anche noi siamo fatti così. Quindi da quel punto di vista lì è bene che gliele insegni prima quando è rilassato, da terra, che sono anche molto più efficaci da terra sotto certi aspetti. Andiamo avanti, si è detto che sono 7, siamo al quarto. Il quarto è yo-yo. A che serve lo yo-yo? Non è che lo yo-yo è qualcosa che facciamo così perché ci divertiamo a mandare indietro e avanti il cavallo, no? L'esercizio è mandarlo indietro e portarlo in avanti. Lo yo-yo è importante perché aiuta il cavallo a migliorare il suo bilanciamento, cioè a eguagliare la velocità con cui va indietro con la velocità con cui va in avanti. In natura loro non lo fanno la retromarcia, difficile che tu vedi un cavallo che fa retromarcia da solo così, perché non sa che fa nel mezzo al prato, anche quando gioca con gli altri cavalli. Quando poi glielo insegnate vi capiterà, se avete l'occasione, di vedere che la adoperano anche quando giocano fra di loro, ma perché chiaramente gli dà una capacità di muoversi in una maniera più atletica. Abituarli a fare la retromarcia è importantissimo perché gli migliora l'uso del posteriore. Di conseguenza, quando loro fanno la retromarcia e mettono sotto il posteriore per andare indietro, imparano a impegnare il posteriore. Imparare ad impegnare il posteriore gli serve poi dopo in tutti gli esercizi in cui si richiede un certo tipo di impegno, di impulso, quindi ad esempio tutte le transizioni sia verso l'alto che verso il basso, quindi ad esempio passando dal passo al trotto, dal trotto al galoppo, ma anche dal galoppo al trotto e dal trotto al passo, dal passo allo stop e dallo stop al back, ok? Tutta questa roba qua impegna il posteriore, quindi chiaramente se un cavallo lo sa usare bene ne traggo dei benefici enormi. Lo stesso vale anche se io ad esempio sto lavorando sui cambi di galoppo, sulla riunione. Avere un cavallo che riesce a impegnare bene il posteriore è fondamentale, oltre poi dopo a migliorare anche la sua propriocezione, no? Perché i cavalli di solito non hanno una grandissima propriocezione sui posteriori, e quindi se io usando il gioco del vieni da me e vai indietro, quindi il quarto gioco, lo yo-yo, se glielo faccio fare per esempio su delle barriere a terra oppure dei diciamo rilievi, fossettine eccetera eccetera, ecco che migliora proprio anche la sua propriocezione, no? Dove ho i piedi in quel momento. Quindi anche questo è fondamentale. Hai un cavallo che non si ferma, devi fare molto yo-yo,
fino a che non hai un cavallo che viene verso di te, come anche un cavallo che va via da te, cioè che va indietro. Quello è un'altra cosa fondamentale. E poi andiamo avanti, abbiamo il gioco numero 5. Il gioco numero 5 è il gioco del circolo. Cosa insegna nel gioco del circolo? Il gioco del circolo fatto, sto parlando del gioco del circolo fatto con il cavallo che si mette in circolo intorno a noi e rimane in circolo intorno a noi senza che noi facciamo niente, ok? Questo intendo. No, il circolo come si vede fare, no? Nei centri, longia, ci ho fatto un video anche su questo, ma insomma, faccio per farvi capire un po', Quindi il gioco del circolo è questo, cavallo che mantiene la direzione, mantiene l'andatura, guarda dove metti i piedi, potrei mettere delle barriere in terra, fino a che non gli dico che si può fermare, in qualsiasi momento glielo posso dire, e guardando il posteriore ottengo uno stop, un disimpegno del posteriore vuol dire quando il posteriore entra sotto e steppa con un piede sotto la pancia davanti all'altro e si mette a 90 gradi verso di me, ok? Brava bimba, ok? Questo è il gioco del circolo e insegna al cavallo a mantenere la direzione, non tirare sulla corda, guardare dove mette i piedi e mantenere l'andatura. Poi cos'è che abbiamo? Abbiamo il gioco numero 6 che è i passi laterali sono, no? Passi laterali, altra cosa importantissima, se io faccio fare i passi laterali a un cavallo lo miglioro atleticamente e anche questi li posso fare in due maniere, posso fare usando gioco di guida come in questo caso senza toccarlo, vedete? Questo è il gioco di guida perché non lo tocco, ma potrei farlo anche toccando e simulando la mia gamba che spinge qui quando sono in sella, no? Ok? Vedete? Brava! Questo sono passi laterali usando entrambe le tecniche, cioè gioco di guida oppure gioco del porcospino. Poi è chiaro che posso farlo in tante maniere, posso farlo alla recinzione, posso farlo su un ostacolo in terra, posso farlo da sella, posso farlo da terra, ma sempre i passi laterali sono, è sempre un cavallo che incrocia andando di lato. E questo cos'è che lo fa diventare? Lo fa diventare ancora più atletico, perché come dice Parelli, più un cavallo va bene di lato e indietro, più un cavallo fa bene tutte le altre cose, no? Pensate in una gara di dressage, no? Fare le appoggiate, fare i cambi di galoppo, fare tutta la preparazione. È chiaro che un cavallo che va via molto bene di lato è ovvio che fa meglio tutte queste manovre di alto livello. E poi infine abbiamo la strettoia. La strettoia è fondamentale in un cavallo, perché voi pensate che un cavallo, la strettoia cos'è per un cavallo? È tutto ciò che mette pressione intorno alla schiena, sotto, di lato, e è qualcosa che gli mette tanta paura, perché il cavallo in natura è claustrofobico, cioè per lui essere claustrofobico è la normalità. Quindi sono animali predati, l'unica maniera che hanno per mettersi in salvo è scappare, quindi tutti i luoghi chiusi gli mettono pressione, gli mettono paura. Quindi se io lo stringo qua è chiaro che creo una situazione emotiva importante che fa sì che lui si scollega completamente da quello che io gli sto chiedendo e vuole mettersi al riparo, vuole mettersi al sicuro. Quindi lavorare su tutto ciò che è strettoia è fondamentale, il piano di mosche oggi è fondamentale, perché gli insegno a non temere tutto quello che è pressione sotto, sopra, di lato. E quindi cos'è che lo preparo per la sella facendo a questa maniera, lo preparo per me sopra quando io l'avvolgo con le mie gambe e via e via. Quindi strettoia assolutamente è uno dei giochi fondamentali, infatti è l'ultimo, anche perché è molto, diciamo, molto difficile. No, ci sono dei cavalli che sono più facili di altri, ma fondamentalmente non è facilissimo, ok? Quindi questi 7 giochi, come avete capito, non sono altro che le basi su cui, come se fossero dei mattoncini Lego, su cui posso costruire tutta una serie di altri giochi, no? E questo ad esempio lo vediamo, ve lo faccio vedere ad esempio quando
Ad esempio, quando io faccio l'otto, vedete cosa faccio? Mando indietro il cavallo e quindi faccio yo-yo, poi dopo lo invio come nel circolo, vado indietro, fermo e lo invio fra me e il bidone, quando è qui davanti lo mando via di là, ritorno indietro, lo faccio entrare, faccio andare di là. Allora guardate bene, avete visto? No, non si sposta il bidone, non si sposta il bidone, di là. Avete visto cosa faccio io? Ve lo faccio rivedere. Quando parto qui, da qui dal centro, impegno il posteriore, me lo metto qui davanti e mando indietro, faccio yo-yo. Ovviamente anche lo yo-yo lo posso fare usando la corda, quindi toccando il cavallo, usando quindi porcospino, oppure usando solo il mio linguaggio del corpo senza usare la corda, e quindi in questo caso uso il gioco di guida. Poi lo invio come se fosse il circolo, vedete, in questo caso uso il circolo, poi lo faccio passare qui nel mezzo come se fosse la strettoia, poi gli sposto le spalle e le anche come se fossero passi laterali, e poi di nuovo lo faccio anche dalla parte di qua, e quando è qui nel mezzo disimpegno il posteriore e lo rimetto dritto, esattamente come per partire per un altro giro, ok? Brava bimba. Allora, cosa succede? Che se io ho un cavallo che ha difficoltà nel fare l'otto, devo andare a analizzare qual è il gioco che non funziona, no? Se sbaglia l'invio, potrebbe essere, sì brava, giocaci, potrebbe essere che devo giocare un pochino di più, devo migliorare l'esercizio del gioco del circolo. Se ha paura a entrare fra me e l'ostacolo quando lo mando nel mezzo, magari devo migliorare la mia strettoia. Quando parto e lo mando indietro e non funziona, magari devo migliorare il mio yo-yo, e via e via, capite? Se il cavallo quando mi passa qui nel mezzo, hai finito? Se il cavallo quando mi passa qui nel mezzo non va di là bene, ma mi chiude dritto invece di andare oltre, magari non ho i passi laterali che funzionano. Sì, non ti ho chiesto nulla, vieni qua, dai, basta giocare ora con quell'affare. Brava. Quindi capite? Cioè, se io ho un problema su un esercizio di qualsiasi genere, anche più sofisticato, che apparentemente sembra che non ci abbia nulla a che vedere con i 7 giochi, grazie, appiccicosa, non devi andare a colpire quello là con il posteriore. Gli estroversi sono così. Te gli dici una cosa e fa, ah ok, allora forse mi sta chiedendo quello, e va a farlo. No, vieni qua, vieni qua. Qui, stai lì. Quindi si diceva, anche se io mi trovo di fronte a un esercizio molto più complesso, in realtà c'è una tecnica che Parelli insegna, che noi insegniamo quando facciamo i corsi, che è quella del dividere, separare, ricombinare. Cioè, cosa significa questo? Che ogni volta che troviamo un problema su un esercizio più grande, dobbiamo dividerlo, questo esercizio, come ho fatto io prima dell'otto, andare a separare, quindi su ogni singolo pezzetto andare a riconoscere il gioco che lo compone, lavorare su quello specifico gioco, che questo significa che se non mi viene bene qui i passi laterali vado a farli laggiù alla recinzione, esco proprio dal gioco, vado a sistemare quell'elemento, quel mattoncino che non funziona. Dopodiché, quando l'ho messa a posto, ricombino e ricreo l'esercizio iniziale, quello che io volevo fare, e basta un po'. Ok? Quindi capite quanto sono fondamentali i 7 giochi e perché sono alla base di tutto quello che c'è e quello che si può fare con il cavallo, che sia questo da terra o da sella. Dovete comprendere che è veramente qualcosa che va al di là del nome e al di là della semplicità con cui qualcheduno li può spiegare. Si tratta di comprendere come il cavallo pensa e interagisce prima di tutto con gli altri cavalli, ma di conseguenza anche con noi, quando noi cominciamo a comportarci come gli altri cavalli e quindi parlare un po' la sua stessa lingua. Pensate, se io andassi in Svizzera e
volessi parlare in italiano, a parte se sono nel Canton Ticino, probabilmente nessuno mi comprenderebbe se provo a fare un corso usando la mia lingua. Okay? Lo stesso succede con il cavallo. Se io voglio farmi comprendere dal cavallo ma non uso la sua lingua ma uso la mia, capite che c'è uno scalino enorme per il cavallo di comprendere quello che io gli chiedo. È chiaro, sono molto intelligenti, in qualche maniera a volte ci chiappano, ci riescano, ma gli creiamo un livello in più di difficoltà. Se io invece, io che mi ritengo umano e intelligente, io imparo il suo modo di parlare e lo imparo ad applicare bene, ecco che per loro è tutta un'altra cosa. Qualcuno nei commenti mi ci scrive ogni tanto, ma se il cavallo si agita, perché tutti i video che tu fai vedere te, i cavalli sono tranquilli, sono rilassati. Ma, cioè, non è che gli faccio il tranquillante prima, Cioè, a me mi portano cavalli e dopo 2 volte che ci gioco sono lì che dormano per modo di dire, perché poi se chiedi sono pronti, come lei vedete così, ma se io alzo l'energia lei schizza come un gatto. Ma semplicemente non si tratta di essere nervosi o essere agitati o essere addormentati, si tratta di essere connessi. Noi attraverso i 7 giochi vogliamo creare l'armonia. Dovete capire bene questa frase, creare armonia. L'armonia non è altro che 2 ingranaggi che sono connessi, quando sale l'uno sale anche l'altro, quando scende l'uno scende anche l'altro. Se io ho un cavallo che è connesso con me, appena chiedo lui fa e appena mi spengo lui si spenge. E se io qui sono tranquillo e rilassato che parlo con voi, come sono in questo momento, anche lei è tranquilla e rilassata qui con me, perché sa che in questo momento io non sto parlando con lei, non gli sto chiedendo nulla a lei. Capite la differenza abissale che c'è tra avere un cavallo connesso e un cavallo che è intimidito da noi, che reagisce quando chiediamo le cose? Noi non vogliamo quei cavalli lì, altrimenti non stiamo facendo equitazione naturale, stiamo facendo qualche surrogato come purtroppo si trovano là fuori. Vi è chiaro un po' ora tutto il concetto? Spero di sì. Fatemelo sapere nei commenti se vi è un pochino più chiara sta roba qua, perché veramente rispondo a decine di messaggi che mi chiedono esattamente sempre le stesse cose. Quindi spero con questo video di aver fatto un pochino più di chiarezza, almeno mi piacerebbe. Fatemelo sapere se sono stato un po' più chiaro, se avete capito bene perché non dovete usare il suono fino almeno al 3° livello, perché dovete imparare a usare bene i 7 giochi in modo da applicarli in ogni circostanza, e soprattutto capite perché dovete lavorare su voi stessi, sulla vostra propria percezione, sul vostro controllo del vostro corpo e non tanto sul cavallo. Appena migliorate voi, il cavallo vi viene subito dietro, non dovete fare molto di più di questo, ok? E come sempre io vi ringrazio se siete arrivati fino qui a seguirmi, perché questo è stato un video un pochino più lungo del solito, e se vi piacciono i miei video fatemelo sapere con un like, con un pollicione in su, e se invece volete qualcosa di più specifico vi ricordo che c'è anche la parte in abbonamento di questo canale, dove ci sono dei video che vengono pubblicati 2 volte al mese e che sono invece più specifici, più orientati a coloro che vogliono andare avanti nel programma. E se puoi vedere questo video qui adesso, free, gratuito, libero, è semplicemente perché adesso i sostenitori di questo canale, che sono abbonati, cominciano ad essere veramente tanti e quindi mi permettono a me e a mia moglie di continuare a produrre contenuti anche gratuiti per tutti, per avvicinare un po' tutti allo splendido mondo che è l'equitazione naturale. Grazie e noi ci vediamo al prossimo video. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too low.